Oggi, di buon mattino, lasciamo Bude e proseguiamo verso sud per raggiungere Tintagel. E affrontiamo le strade della Cornovaglia che diventano sempre più strette quando ci si avvicina alla costa. Arrivare a Tintagel sembra di entrare tra le pagine di un libro di storia e troviamo anche un nuovo parcheggio per auto al centro del villaggio con una comoda area di sosta camper. Questa è una delle due applicazioni più usate qui in Cornovaglia per parcheggiare. Una è questa e l'altra è la RaiGo. Per la sosta notturna è necessario fare attenzione perché la tariffa di 6 sterline copre dalle 17 alle 10 del mattino seguente e quindi, arrivando al mattino, si devono pagare ulteriori 6 sterline per le ore fino alle 17. In ogni modo, ringraziamo il comune per questa attenzione data ai camperisti, che vi assicuriamo non è molto frequente. Dal parcheggio, con una breve passeggiata, si arriva all'ufficio turistico dove è possibile acquistare i biglietti per la visita al castello di Tintagel, anche se questa prima parte è gratuita. E si inizia la camminata verso il luogo che custodisce la leggenda di Re Artù. Arrivati a un poggiolo, si apre una vista sulla scogliera che ci lascia senza parole. Il mare bagna la spiaggia e le rocce che circondano la baia e da questo punto privilegiato si intravede una caverna che accende la nostra curiosità. E allora scendiamo, attraverso passerelle e scale in legno, per ascoltare il mare e curiosare dentro la grotta di Merlino, visitabile solo con la bassa marea. Merlino è uno dei protagonisti della leggenda di Re Artù e questa grotta potrebbe ancora custodire qualche prezioso reperto che alcuni turisti sperano di trovare. Noi invece vogliamo raggiungere il castello in cima a questo sperone di roccia e quindi iniziamo la scalata. E attraverso questo spettacolare ponte sospeso raggiungiamo i resti di un castello. Questi sono i primi resti del castello, quello che era. In realtà queste poche rovine rimaste sono di un castello del XII secolo, costruito sui resti di un monastero del VI secolo, quando questa terra si chiamava Britannia, governata dal popolo celtico. Secondo la leggenda, l'eroico cavaliere Artù era il re dei Celti che per difendere la sua terra combatteva contro i Sassoni, con l'aiuto dei suoi fedelissimi cavalieri della Tavola Rotonda. Questi qua sono dei resti stati scoperti nel 1930 e sono dei resti di case in pratica. Quello che resta è tutto qua. Camminando arriviamo proprio alla fine dello sperone di roccia, dove troviamo una statua di Re Artù che impugna Excalibur, la magica spada sfilata dalla roccia che gli permetteva di essere invincibile. Oggi la statua domina la scogliera, con l'Oceano Atlantico che si infrange sulle rocce e ci regala meravigliosi paesaggi. Di rientro dalla camminata decidiamo di assaggiare la specialità locale.
Questa è una selezione di Cornish pastry, che è tipico della Cornovaglia. certo. C'è questo qui con lembo, l'agnello medio e poi un vegetable. Poi c'è una rassegna di dolci. Tipico sono gli scones con wheat fruit scones. Qua si vede che li stanno preparando. Corn. È il ripieno e lui lo chiude. Sembra che l'origine di questi fagottoni sia molto antica, ma in tempi più recenti erano un pasto pratico e completo per i minatori della Cornovaglia. I Cornish pasties sono dei fagottini di pasta brisée ripieni di carne, patate e cipolle, con le verdure nella versione vegetariana, e sono davvero molto gustosi e sostanziosi, ai quali può seguire uno scone dolce e goloso. Vediamo come sono dentro. Sono tipo dei muffin questi Sono tipo qua. dei muffin, ma hanno la consistenza di un biscotto. Abbastanza morbido dentro, con dell'uvetta. Dell'uvetta, sì. Un altro tesoro di Tintagel è questo edificio in pietra del XVI secolo, che nel 1800 era l'ufficio postale, ed è uno degli edifici tradizionali meglio conservati della Cornovaglia. Anche se sulla strada principale si susseguono altri edifici storici che richiamano la leggenda di Re Artù oppure mettono in bella mostra la locale produzione artigianale o invitano a prendere un tè. Anche a Tintagel, il South West Coast Path offre l'opportunità di raggiungere la scogliera. E allora rieccoci in cammino, rapiti dal richiamo dell'oceano. Questo è un bel sentiero, un altro dei bei sentieri che ci sono qui, Con la costa, che appunto costeggiano tutta la scogliera, ed è bello fare la camminata. Qui sempre bisogna avere buone gambe perché è bello camminare, è carino vedere. per vedere bei panorami bisogna camminare. Questo sentiero è considerato tra i più impegnativi dei National Trails, perché è caratterizzato da diverse salite e discese, ma la fatica viene sempre ripagata da queste meravigliose viste panoramiche. In questo punto il National Trust ci segnala che stiamo per entrare nella Rocky Valley, una vallata tra Tintagel e Boscastle, che ci costringe a trasformare una semplice passeggiata in un trekking imprevedibile ed emozionante. Anche qui va giù un po' a strapiombo. Per questo tratto del sentiero, un po' accidentato, consigliamo di indossare comodi scarponcini o robuste scarpe da ginnastica, anche se con la dovuta attenzione è percorribile da tutti.
Il sentiero scende attraverso le ripide scogliere e arriva alla vallata modellata dal fiume Treville, che serpeggia attraverso paesaggi suggestivi per poi gettarsi nel mare proprio in questo punto, tra le spigolose lastre di ardesia nera che danno il nome alla valle. Con l'aiuto di un ponte di legno attraversiamo il fiume per riprendere il sentiero, che continua in salita sulla scogliera opposta. La ricca vegetazione e le costanti vedute sull'Oceano Atlantico ci sorprendono ad ogni nostro passo. Nel tardo pomeriggio di questa intensa giornata dobbiamo rientrare, riposare per ripartire domani alla scoperta di nuovi scorci di questo fantastico litorale.